Cardigan facile e veloce, perfetto per le principianti? Questo è il tutorial che proprio non ti puoi perdere. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto. Infatti andremo a realizzare insieme questo cardigan veramente facilissimo e di un'estrema facilità, perfetto per le principianti, l'ho pensato proprio per voi. Tra l'altro è veramente molto bello, pratico e comodo, perfetto per le mezze stagioni, perché ho lavorato con la tecnica Granny, quindi è venuto particolarmente traforato, ma non mi dispiace, ma soprattutto il filato che ho utilizzato. Ho utilizzato Amore Drago di Borgo dei Pazzi, un filato super brillante, perfetto anche per delle creazioni per cerimonie, quindi ve lo consiglio se state cercando un filato adatto per realizzare magari delle stole per le cerimonie. Sono gomitolini da 50 grammi, vi dico anche il metraggio, sono 200 metri all'incirca per ogni gomitolo. Io per questo progetto ho utilizzato circa 10 gomitoli. Ma perché 10 gomitoli? Perché io ho lavorato il filo a doppio, non amo molto i filati sottili, questo è particolarmente sottile, quindi ho semplicemente unito due fili insieme. Nel box informazioni qui in basso troverete il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro che è valido su tutti i prodotti presenti sul sito, quindi potete fare scorta di filati e usufruire comunque del codice sconto. Trovate tutte le info nel box informazioni qui in basso. Il progetto che ho utilizzato io è una taglia SM, ma durante il tutorial comunque vi ho dato le indicazioni anche per le altre taglie, quindi tranquille, non avete scuse. Tra l'altro è un progetto perfetto per tutte le età, quindi anche in questo caso non avete scuse, è super facile da realizzare. Non mi dico veloce perché comunque per portare avanti il lavoro ci vuole un po' di tempo, ma se vi ci mettete comunque anche con una settimana riuscite tranquillamente a realizzarlo. Comunque ora non mi perdo in chiacchiere perché vi ho spiegato tutto durante il tutorial. Spero che questo progetto veramente facilissimo vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial, per voi è sempre gratuito, per me è un supporto immenso. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato 10 gomitoli di Amore Drago, nel mio caso colorazione numero 16. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 4, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque, per la realizzazione di questo cardigan ci servirà semplicemente realizzare una mattonella gigante, quindi parto con un anello magico che bloccherò inizialmente con una catenella a cui aggiungerò altre 2 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta. Procedo lavorando altre 2 maglie alte all'interno di questo anello poi lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a lavorare sempre all'interno di questo anello 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Di nuovo 3 catenelle e ripeterò questo procedimento fino ad ottenere 4 gruppi da 3 maglie alte. Ok, ottenuti i 4 gruppi da 3 maglie alte, andiamo a chiudere il nostro anello magico tirando questo filo per bene. Non ho fatto le 3 catenelle perché saranno sostituite da una catenella più una mezza maglia alta lavorata all'interno della terza catenella delle 3 iniziali, quindi contiamo 1, 2, 3, ci inseriamo
e andiamo a lavorare una mezza maglia alta. In questo modo ci ritroveremo al centro dello spazio dove dovremo tra l'altro lavorare gli aumenti. Quindi ora inizio lavorando 3 catenelle che mi sostituiscono comunque sempre la prima maglia alta e all'interno di questo spazio lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, salto questo modulo, vado a lavorare nello spazio successivo formato dalle 3 catenelle e proprio qui vi mostro come lavorare l'aumento negli angoli. Quindi procediamo lavorando 3 maglie alte all'interno di questo spazio, 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e nello stesso spazio sempre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Facciamo una catenella in corrispondenza del gruppetto di 3 maglie alte sottostante e andiamo a lavorare l'aumento nello spazio successivo. Quindi andremo a ripetere questo procedimento per gli altri 2 spazi restanti. Bene, mi ritrovo all'inizio del giro, qui devo fare una catenella in corrispondenza di questo modulo e vado a lavorare il gruppo di 3 maglie alte all'interno del primo spazio perché ne abbiamo lavorato solo uno, quindi mi inserisco e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e chiuderò questo giro come abbiamo fatto nel giro precedente, quindi faccio una catenella ed una mezza maglia alta nella terza catenella delle 3 iniziali, in questo modo. Bene, il giro che faremo ora sarà quello che poi andrà comunque ripetuto per tutta la grandezza della mattonella, quindi facciamo sempre le 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta, procediamo lavorando 2 maglie alte all'interno di questo spazio. Quindi abbiamo lavorato il primo gruppo dell'aumento di questo angolo, una catenella e saltiamo il modulo sottostante. Ora abbiamo lo spazio di una catenella dove all'interno andremo a lavorare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. In ogni spazio formato da una catenella andremo a lavorare questo modulo, quindi ora faccio la catenella, salto questo modulo, vado nello spazio di 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso spazio. Quindi questo è l'aumento che faremo in ogni angolo. Catenella, saltiamo il modulo sottostante, andiamo nello spazio di una catenella e lavoriamo 3 maglie alte. Quindi procederemo in questo modo per tutto il giro. Termineremo con l'ultimo gruppo di 3 maglie alte nel primo spazio del giro. Quindi dovremo andare a concludere con l'aumento e andremo a chiudere sempre nello stesso modo, quindi catenella più mezza maglia alta nella terza catenella delle 3 iniziali,
Quindi questo sarà il procedimento che ripeteremo per tutta la mattonella fino a raggiungere le dimensioni che ci occorrono. Ovviamente vi lascerò le misure indicative che per una taglia SM sono all'incirca 85-88 cm, quindi dovete realizzare una mattonella di queste dimensioni, mentre da una L in su un pannello di circa 100-105 cm. Quindi in base alla misura che vi occorre lavorerete un pannello più o meno grande. Quindi raggiungiamo le misure che ci occorrono e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, una volta lavorato tutto il nostro pannello, io avrò raggiunto all'incirca 85 cm di grandezza, ovviamente 85 cm su ogni lato. Questa è la misura che dovete ottenere più o meno per una taglia SM, quindi 85 cm barra 88 cm. Per una taglia superiore, quindi da una L in su, vi consiglio di realizzare un pannello grande circa 105 cm, 108 cm. Se utilizzate un filato diverso, comunque non so dirvi il numero di giri totali, quindi seguire la misura in centimetri è sempre il metodo migliore. Una volta lavorato il pannello delle misure che ci occorrono, ovviamente dovremo bloccare tutti i fili, quindi una volta terminato il giro andremo a bloccare il filo e lo nasconderemo all'interno della lavorazione. A questo punto ci dobbiamo occupare delle maniche, quindi dobbiamo portare tutti gli angoli verso il centro in questo modo e dovremo andare a creare delle mezze cuciture, quindi dovremo creare il foro per inserire il braccio, la manica insomma. Quindi porteremo tutti gli angoli in questo modo verso l'interno e andremo a fare le cuciture proprio qui. Questo comunque sarà il risultato provvisorio del lavoro, dovrebbe venire in questo modo, quindi potete regolarvi anche vedendo queste immagini. Bene, quindi io qui mi sono messa dei marcapunti per fissare un attimino la manica e vi dico quanti centimetri comunque ho tra virgolette marcato, quindi qui ho lasciato libero per la manica. Volendo potrei fare anche un pochino più stretto perché io sono magrolina. Comunque ho da questo spazio fino all'angolo circa 20 cm, quindi potreste regolarvi. Molto probabilmente stringerò un pochino, quindi mi sposterò più o meno verso i 23 cm. Ora vediamo un attimino a cucitura terminata, quindi mi riprendo lo stesso filato, stesso uncinetto, mi faccio un cappio, ci andiamo ad inserire nella seconda catenella delle 3 che abbiamo nell'angolo, quindi qui abbiamo 1, 2 e 3, noi ci inseriamo nella seconda e facciamo lo stesso anche sull'altro angolo. Quindi qui abbiamo la prima catenella, qui la seconda e ci inseriamo in questo modo. Ora vado a togliere un attimo il marcapunti, prendo il filo, quindi il cappio, e lo faccio passare attraverso queste 2 asole in questo modo. Procedo, punto successivo, quindi catenella successiva, prendo solo la metà esterna, faccio lo stesso anche su quest'altro lato. In questo modo prendo il filo e lo faccio passare attraverso queste 2 asole e poi chiudo a maglia bassissima in questo modo, quindi andrò a cucire come uniamo di solito le mattonelle. Volendo potete fare una cucitura dall'interno come siete più comode. Poi di nuovo punto successivo in questo modo, punto successivo sull'altro lato, prendo il filo e vado a chiudere a maglia bassissima in questo modo. Punto successivo, prendiamo solo la metà catenella esterna, la metà catenella esterna, prendiamo il filo, lo facciamo passare attraverso queste 2 asole e chiudiamo a maglia bassissima, quindi andremo a creare questa cucitura. So che farete un po' di fatica a vedere, però comunque andiamo a cucire a maglia bassissima prendendo tutte queste asoline che abbiamo qui in costa. Quindi procedo, punto successivo, prendo solo la metà catenella esterna sia di un lato che dell'altro e
e chiudo a maglia bassissima. Andrò a cucire in questo modo fino a chiudere comunque la mia manica, quindi arriverò dove mi occorre. Ok, ho ultimato la mia cucitura, ho spostato anche il marker di uno spazio, quindi ora vado a rimuovere il marcapunti e lavoro l'ultimo punto. In questo modo, una volta terminata la cucitura, facciamo una catenella, tagliamo il filo, lo blocchiamo tra le maglie. Una volta fatto questo, ovviamente andremo a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato, quindi porteremo sempre gli angoli verso l'interno e andremo a cucire ovviamente nello stesso modo e seguendo le stesse misure che abbiamo cucito sull'altro lato. Quindi io qui ora vi dico la misura definitiva. Ho cucito 21 cm, quindi ho un'apertura, mettendo in questo modo, di 20 cm. Ovviamente questo va tutto in base alle proprie misure, quindi mi vado a cucire anche l'altro lato e poi ci rivediamo. Ed eccolo qui terminato il nostro cardigan, non ci resta che indossarlo, è veramente pratico e comodo. Ed ecco qui, questo è il risultato finale. Io sono super soddisfatta, perché comunque nei capi di abbigliamento anche io sono super principiante, quindi quando riesco a realizzare qualcosa di carino sono veramente soddisfatta. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se lo realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto sul mio profilo Instagram, così potrò ricondividerle. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato Amore Drago di Borgo dei Pazzi, trovate il link nel box informazioni qua in basso insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!